Abbiamo visto che la impostazione che ha il Deutero Isaia è molto semplice. Guardiamo al passato, vediamo quali caratteristiche Dio ha, vediamo se adesso queste caratteristiche ci sono. Vuol dire che queste caratteristiche, pur presentandosi con una fisionomia diversa dal passato, ci mostrano un Dio che è sempre uguale a se stesso, solo che là ha operato con il colore giallo, qui opera con il colore blu, domani potrebbe operare con il colore rosso, ma Dio è sempre se stesso, ma si mostra sempre nella novità degli avvenimenti. Allora noi non dobbiamo lasciarci impressionare da ciò che è nuovo, da ciò che è vecchio. Noi dobbiamo chiederci se in ciò che è vecchio Dio si dimostrava in un certo modo e se lo stesso modo ce l'ha oggi negli avvenimenti che hanno un'altra fisionomia. Allora comprendiamo che il nuovo va accettato, perché contiene come operante lo stesso Dio del passato. Non so se ho reso il concetto. Questo è fondamentalmente il meccanismo che sta adoperando il Deutero Isaia. Vediamo cosa significa il Dio donante, colui che dona. Io ho scelto 2 testi, si poteva scegliere anche qualche cosa di più, ma penso siano sufficienti. Geremia, siamo alla linea 62, dice così: io ho fatto la terra, l'uomo e gli animali che sono sulla terra, con grande potenza e con braccio potente, e li do a chi mi piace. Chiaro il concetto? Giobbe dirà esplicitamente: chi può dire a Dio che fai? Nessuno. Questo lo ripeterà il Coelet, l'idea ricompare nel libro della Sapienza, cioè Dio è al di sopra della nostra logica. A suo modo lo dirà anche il Deutero Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Dunque io ho fatto la terra, l'uomo e gli animali che sono sulla terra, con grande potenza e con braccio potente, e li do a chi mi piace. Ora ho consegnato tutte quelle regioni in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo. A lui ho consegnato perfino le bestie selvatiche perché lo servano. Allora, dare, che cosa significa? Dio dice, sia ben chiaro, che tutto è mio, punto. E del mio faccio quello che voglio. Dice, ho deciso, lo do a chi mi piace. Ho deciso di darlo a Nabucodonosor questo potere, su quello che è mio. E come glielo do, glielo tolgo. Chiaro? Quindi, quando si dice che Dio è il donante, si dice qualche cosa di serio, non è il Babbo Natale che fa il regalino. È il Dio che dice tutto è mio, per il momento lo do da amministrare a questo. E siccome posso fare quello che voglio, quando ho deciso che il suo lavoro basta, cambio e lo do a un altro. Quindi donante non significa quello che fa regali, significa quello che sceglie nella storia di consegnare il potere che Dio ha, di consegnarlo parzialmente in amministrazione ai vari poteri umani. Come lo dà, lo toglie. Questo è il criterio. Quindi quando si dice Dio è il donante, non pensate al vecchietto buono che elargisce questa o quella grazia. È quello che si serve degli uomini per guidare la storia. Questo è il donante.
facciamo un salto velocemente, linea 69, perché abbiamo un po' di materiale da esaminare. Quello che fa uscire hamotzi. L'espressione hamotzi, che è un participio, il facente uscire, è un'espressione che viene adoperata, e io vi ho messo lì un po' di testi, per indicare la liberazione che Dio compie nei confronti degli ebrei schiavi in Egitto. In epoca successiva, voi dite, ma Don Renato, di sopra alla linea 70 lei mi cita l'Esodo, capitolo 13, e poi scrive la linea 72 in epoca successiva e mi mette Esodo 6. Ma allora il libro dell'Esodo è vecchio o è nuovo? Il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, è un corpus. È stato scritto in 5 secoli e mezzo. L'ordinamento attuale è stato dato alla fine. Noi abbiamo i primi testi che risalgono al X secolo. L'ultima fisionomia gli viene data dopo l'esilio, probabilmente all'epoca del Secondo Tempio, quindi verso il 515 o qualche decennio dopo, 490. Dentro ci sono testi di più epoche. Se noi facciamo l'esame cronologico del primo capitolo della Genesi, il primo capitolo della Genesi si colloca nel VI secolo a Babilonia, ma il secondo capitolo della Genesi si colloca in epoca salomonica, X secolo. Quindi la successione dei capitoli non mi dà la successione dell'antichità. Ogni testo va esaminato per sé e ci accorgiamo che c'è una marmellata infinita. Per cui in uno stesso libro noi abbiamo testi molto arcaici e testi più recenti. Vi è chiaro? Per questo voi trovate Esodo 13 che narra cose molto vecchie ed è un testo vecchio, e testi più recenti, Esodo 6, dove colui che fa uscire è diventato un titolo cristologico, non più un testo narrativo soltanto. Questo far uscire che cosa comporta? Comporta la liberazione di cui vi parlavo prima, ma comporta anche un qualche cosa di strano. Dio fa uscire gli ebrei per farli vivere, ma il Deutero Isaia dice che Dio anche fa uscire gli egiziani, ma questi li ammazza. E uno resta perplesso. Per questo Dio non è mai inquadrabile in schemi fissi. Per questo quando si parla di Dio bisogna sempre avere il buon senso di capire una cosa. Nei comandamenti, qui Benigni ha bypassato il testo, ma pazienza, è scritto: non ti farai immagini di me. Perché? L'immagine cristallizza il pensiero. Che ci piaccia o meno, le raffigurazioni di Maria Vergine cristallizzano il nostro pensiero su di lei. In qualche maniera questo pensiero è veicolato da quell'immagine. Noi sappiamo che quell'immagine non è lei, quello è un pezzo di gesso, sagomato in un certo modo. Ma questa immagine veicola il nostro pensiero quando noi pensiamo a lei.
Dio dice di me non fatevi nessuna immagine, perché l'immagine cristallizza il pensiero. Chi è Maria Vergine? Quella lì. Chi è Dio? Quello lì. No. Se è vero, come è vero, che Dio si manifesta nella creazione e Dio si manifesta nella storia, fino a quando la creazione non avrà il suo compimento e fino a quando la storia non è finita, noi non sappiamo come Dio si rivelerà definitivamente nella creazione e come Dio si rivelerà definitivamente nella storia. Quindi fin quando c'è storia noi avremo sempre un'immagine incompleta di Dio. Così ragionano gli ebrei. E fino a quando la creazione non arriverà al suo compimento, noi avremo sempre un'immagine incompleta di Dio e perciò è stupido cristallizzare Dio in un'immagine, perché quando l'hai cristallizzato non evolvi più, mentre Dio può manifestarsi in altri modi, sia nella storia sia nella creazione. Capito? Quindi quando noi diamo una definizione di Dio, per natura sua è già sbagliata. Perché? Perché Dio è così, ma è anche molto di più. Yes? Allora il nostro amico cosa sta dicendo? Sta dicendo, state attenti che quando si parla di far uscire, sì, si parla di liberazione, ed è giusto. È giusto. Ma guardate che Dio non è inquadrabile solo in questo tipo di schema. Perché Dio ha fatto uscire anche gli egiziani e li ha fatti fuori. Perché lo ha fatto? E allora c'è la grossa riflessione sapienziale che il nostro deutero Isaia salta. E la grossa riflessione sapienziale dice: stiamo attenti che per Dio avere una persona viva nella storia e avere una persona viva nell'eternità è la stessa cosa. Siamo noi che diamo molta importanza alla vita storica proprio perché non crediamo alla vita oltre la vita. Perché lo diciamo a parole, di fatto abbiamo tutti una fifaboia di morire, sì? Che vuol dire che non ci crediamo. Sapienti dicono così, per cui dice: la vita noi la dobbiamo vivere e concepire come un continuum. Veniamo chiamati all'esistenza per non morire più. Che poi ci sia la morte che separa la nostra vita dalla storia e ce la porta nell'eternità, questo è un cambiamento, ma non un'interruzione. Io penso che voi andiate ai funerali. Quando il prete legge il prefazio, è vero che ci sono tante parole, noi rischiamo di ubriacarci di parole, ma ci sono alcune parole che meritano attenzione. La vita dei tuoi fedeli non è tolta, ma trasformata. Allora i sapienti dicono: è chiaro che quando Dio fa morire qualcuno non gli toglie niente, gli cambia solo modo di esistenza. Ma molto spesso questo togliere la vita è pedagogico sia per il soggetto che subisce questa trasformazione, sia per chi vede. Perché Dio ha tolto la vita agli egiziani? E c'è la spiegazione. Perché imparassero che la vita dipende da Dio, non da se stessi. E portano un esempio che fa caponire la pelle. Dice: Dio ha ucciso sulle rive del Mar Rosso gli egiziani perché capissero che la vita dipende da Dio, non da noi. Volevano uccidere gli altri? Che tipo di padronanza hanno loro della vita altrui?
e affinché sapessero che la vita appartiene a Dio, Dio li ha bloccati, con l'unico modo che poteva avere in quel momento. Per salvare gli ebrei, mica vero è? Perché quando gli ebrei entrano nell'Esodo, cominciano a brontolare perché hanno solo la manna da mangiare. E allora Dio dice: volete altro cibo? Bene, ve lo do. E muoiono di indigestione. Una fine ingloriosa. E il Salmo dice affinché imparassero che la vita dipende da Dio, non da ciò che mangi, non dipende da te. Gli uni li ha sistemati in un modo, gli altri li ha sistemati in un altro. Vi è chiaro? Quindi non inquadriamo Dio in nessun schema. Gli schemi ci sono di aiuto, ma non sono prigioni circa l'identità di Dio. Velocemente. Se il passato è importante, il popolo ebraico è il popolo della memoria ancora oggi. Raccontiamo per non dimenticare. Questo è uno slogan che sentite continuamente quando un ebreo parla, sia del nuovo Stato della Palestina, delle guerre che hanno avuto, della Shoah, ma anche della storia più antica. Per non dimenticare. Gli ebrei sono il popolo della memoria, anche noi cristiani. Ma l'abbiamo tanto corta. Tanto da dire che la liturgia del Vaticano II è moderna e quella del Concilio di Trento invece è tradizionale. No, è esattamente il contrario. Perché se avessimo memoria avremo la capacità di un giudizio storico molto più onesto. Se avessimo memoria, io penso che certe discussioni al Sinodo sarebbero facilitate. L'ho già detto a chi di dovere in Vaticano, quindi lo posso ripetere qui. Certe discussioni sarebbero facilitate se noi ricordiamo che la Chiesa d'Oriente e la Chiesa di Occidente, fino a Michele Cellulario, 1054, erano chiese sorelle, e si diceva che l'unica Chiesa di Cristo respirava con due polmoni, il polmone dell'Oriente e il polmone dell'Occidente. Sì, ma c'erano usi e costumi che sono ben diversi da quelli che abbiamo noi oggi. E se noi conoscessimo questa storia, probabilmente avremo una valutazione delle cose un po' diversa da quella che abbiamo oggi. C'è un episodio che è poco conosciuto, ma interessante. Quello degli ambasciatori veneziani al Concilio di Trento. Vai a spiegarlo tu. I veneziani avevano possedimenti in terre dove c'erano i cattolici di rito latino e i cattolici di rito orientale. Cattolici. E quando Trento, per rispondere a Lutero, che il matrimonio è uno, unico e indissolubile, hanno steso un documento, ai veneziani gli si sono drizzati i peli e hanno spedito un'ambasceria, dicendo: cari vescovi, nessuno mette in discussione il vostro potere ultimo, però tenete presente che nelle nostre terre noi abbiamo due tipi di cattolici, unica chiesa, però con due modi diversi di vivere il cristianesimo. Queste vostre affermazioni metterebbero in crisi la parte cattolico-orientale. Quindi dite pure quello che dovete dire, ma riformulatelo in modo tale che i cattolici orientali non si sentano esclusi dalla Chiesa cattolica, perché sono cattolici.
E i vescovi di Trento riformulano la condanna di Lutero in modo da lasciare aperta la tradizione con cui vivevano i cattolici orientali, che era quello del matrimonio di misericordia. Sì, sì. L'istituto consiste in questo. C'è un matrimonio legittimo che resta tale per sempre. Ma i due protagonisti non ce la fanno più a vivere insieme. Si separano. Quello resta il matrimonio vero. Ma costoro trovano un altro partner. C'è un periodo di penitenza, poi la Chiesa dice: quello che state facendo non è secondo il Vangelo, perché l'unico matrimonio è quello là. Tuttavia, per la misericordia di Dio e della Chiesa, vi viene concesso di vivere questa esperienza che è sub-evangelica, non è evangelica. E potete accostarvi ai sacramenti. Quindi vivevano questa nuova situazione con un contropelo che la Chiesa faceva, però tuttavia questa nuova situazione non veniva toccata. Questa nuova situazione si chiama matrimonio di misericordia, che non è matrimonio, perché l'unico matrimonio è quello precedente. Capite? Adesso chiedetevi, perché Papa Francesco continua ad insistere sulla misericordia? Ricordatevi, Francesco è un gesuita. Ma Don Renato sembra un sarchiapone, cammina come Bertoldo, parla. Presta attenzione. Il ragazzo viene da una formazione che nessuno di noi si sogna. E quindi quando parla sembra che faccia il contadino, perché è il suo modo. Ma bisogna prestare molta attenzione a quello che dice. Molta. Mi spiego? E se lui continuamente dice che nel sinodo bisogna ricordarsi della misericordia, di che cosa bisogna ricordarsi? Della storia, della memoria. Veloci. La memoria, dice il deutero Isaia, non deve diventare una prigione. Non è nella ripetitività dei fatti del passato portati nel presente che noi viviamo bene la nostra vita. È nel ricordare i fatti del passato per capire come Dio si è manifestato e capire la novità del presente per vedere se in questa novità Dio si manifesta allo stesso modo. Dunque il passato è utile, ma non deve diventare un assoluto. La parte centrale, mamma mia, in 4 minuti dobbiamo fare la parte centrale e anche la seconda strofa. Va bene, vediamo di essere ottimisti. Nella parte centrale Dio viene chiamato come colui che fa la cosa nuova, sempre. Che cosa intende il nostro deutero Isaia quando parla di cosa nuova? Saltiamo tutto, andiamo velocemente alla linea 109. Isaia non dice una cosa, deutero Isaia non dice una cosa sola quando parla di cosa nuova, ma dice più cose, perché cosa nuova è la nuova alleanza profetizzata da Geremia, che era già morto. La cosa nuova è il cuore nuovo di cui parla Ezechiele ed è contemporaneo al nostro amico deutero Isaia. E cosa nuova è il nuovo esodo che Dio sta per compiere. E che
viene annunciato dal nostro amico Deutero Isaia. Quindi quando Isaia o Deutero Isaia dice che Dio sta facendo una cosa nuova, sta facendo queste tre cose. Sta preparando il nuovo Esodo e quindi il vecchio Esodo non sarà l'unico parametro per capire la storia. Anche il nuovo Esodo sarà un altro parametro per capire la storia. La vecchia alleanza, dove si diceva chi sbaglia paga, non è l'unico criterio per capire i rapporti uomo-Dio. Ci sarà anche la nuova alleanza, dove c'è peccato, perdono, il castigo si salta. E ci sarà un cuore nuovo dove non dipenderà più solo dall'uomo adempiere ai valori che Dio propone, ma Dio inserirà questi valori dentro al cuore dell'uomo. Chiedetevi come mai l'amore è il perno della morale cristiana. Nel Nuovo Testamento viene recepito questo concetto di nuovo, ma viene tradotto nel modo che io vi ho illustrato con qualche esempio, ce ne sarebbero molti di più, dalla linea 114 alla 121. Ciò che Gesù insegna è una dottrina nuova. Gesù è colui che compie l'alleanza nuova. Gesù dice: state attenti che una toppa nuova nel vecchio vestito rende inutile la toppa e strappa il vestito. Cioè bisogna cambiare mentalità per accogliere il cristianesimo. Non si può accogliere il cristianesimo con la mentalità ebraica. Il comandamento nuovo è quello che abbiamo appena illustrato. Gesù è l'inizio della nuova creazione. Il cristiano è una nuova creatura e via di questo passo. La seconda strofa. La seconda strofa forse è quella più illustrativa, però è un'illustrazione che ci lascia a bocca aperta, perché parla di struzzi, di sciacalli, di bestie selvatiche. Non è che sia molto esaltante. Tra l'altro puzzano. Che cosa dice? Per capire questa strofa noi dovremmo ricordarci che Dio concede a Nabucodonosor il potere su tutte queste cose. Provate ad andare alla linea 129. Geremia, a capitolo 27, versetto 6, dice che Dio ha dato in mano a Nabucodonosor perfino le bestie selvatiche. C'è un'espressione ebraica, Hayat Ashadeh, che sarebbe i viventi del campo, tradotto bestie selvatiche. Ora, questa stessa espressione viene adoperata qui, per dire che cosa? Che queste bestie selvatiche glorificheranno il Signore, cioè io do a te tutto, comprese le bestie selvatiche, io te le tolgo. Che cosa significa? Che da adesso in avanti i babilonesi non comanderanno più su nessuno. Questo vuol dire. Qual è la cosa nuova? Fino adesso hanno fatto i dittatori, da adesso in avanti verrà loro tolto tutto. Come Dio ha dato, Dio toglie. E quindi occhio a ciò che sta accadendo, perché Dio è sempre quello, ma si manifesta sempre in maniera nuova.